Io collezionista di Pocahontas potevo lasciarmi sfuggire la Pocahontas Disney Story? Ovviamente no, e infatti ce l'abbiamo qui da recensire esattamente oggi. Dovrebbe avere un corpo nuovo, dovrebbe avere degli accessori e un secondo outfit, quindi visto che la mia curiosità è tantissima, cominciamo subito e guardiamo questa Pocahontas Disney Story. Questa è la sua scatola completamente nuova, completamente chiusa, non possiamo vedere niente all'interno, quindi è una mezza sorpresa. Nella parte esterna la prima cosa che ovviamente vediamo è questa foto gigantesca che copre quasi completamente la parte frontale della scatola, ovviamente foto di Pocahontas. Pocahontas che è scritto anche qui sotto il logo Disney Princess, giusto per quelli che non dovessero riuscire a capire di che principessa stiamo parlando. In questo rombo c'è scritto che all'interno troviamo delle attività da fare. Invece da questa parte della scatola ci fanno vedere tutti o almeno gran parte degli accessori che troveremo all'interno. Probabile che siano tutti, ma lo scopriremo tra poco. In alto il logo Disney e qui ci dicono che include una bambola e 7 accessori, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow! Quindi gli accessori per capelli sono contati come un accessorio solo. Mi piace. Nella parte in alto della scatola c'è questa maniglia per portarla in giro tipo valigetta, ma state attenti se doveste acquistarla perché la mia valigetta non è più una valigia. Entrambi i lati sono decorati con delle immagini stilizzate che ovviamente richiamano Pocahontas o qualsiasi cosa possa richiamare il film di Pocahontas. Sul retro invece informazioni inutilissime. Qui al centro un'immagine della scatola aperta con la bambola fuori dal box con il secondo outfit e tutti gli accessori che arrivano con lei. Di nuovo il logo Disney Princess Pocahontas. Ci danno anche un'anteprima delle attività che potremo fare all'interno. E qui in basso, sopra le informazioni che non ci interessano, ci sono queste silhouette dei personaggi, delle foglie, delle cose che troviamo nel film. In questa scatola possiamo aprire sia il davanti che il retro. Inizierei proprio dal retro, che una volta aperto ci svela le attività che ci sono da fare in questa scatola. Abbiamo dei giochini molto semplici, ma secondo me è un'idea davvero molto carina che li abbiano inseriti. Nel primo dobbiamo capire quale tra questi pezzettini va a completare l'immagine nel quadratino, si inserisce perfettamente in questo quadratino. Qui nelle ombre ci chiedono qual è il pezzo mancante. In questo labirinto dobbiamo aiutare Meeko a raggiungere il cagnolino di Ratcliffe. Qui dobbiamo unire invece i puntini numerati. Da questa parte c'è una griglia per insegnarci a disegnare il volto di Meeko e nel retro della parte che abbiamo appena aperto c'è un'immagine gigantesca di Pocahontas che possiamo colorare a nostro piacimento. Ma come vi dicevo, questa scatola si apre anche frontalmente e all'interno possiamo già vedere la nostra bambola con il secondo look. In mezzo a un sacco di cose disegnate ovviamente a tema Pocahontas e il retro della porticina che abbiamo aperto invece è decorato con foglie e colori ovviamente a tema. E qui in questa specie di scatolina dovrebbero esserci tutti gli accessori, quindi corriamo subito a deboxare. Fuori dal box si presenta così con il primo look con cui esce dalla scatola ed è davvero molto carina e si percepisce già che il corpo è un pochino diverso. Il viso è lo stesso identico delle precedenti versioni, occhi castani, ombretto leggermente dorato con un po' di eyeliner, sopracciglia definite castane, un leggero blush sulle guance e ovviamente un rossetto nude sulle labbra. I capelli sono completamente neri, molto lunghi e soprattutto una fibra meravigliosa. Vi assicuro che sono morbidissimi, le arrivano fino sotto al sedere, sono perfetti senza neanche un nodo e vi giuro sono veramente morbidissimi, somigliano quasi a quelli che utilizza MGA. Il suo vestito è tutto un pezzo unico, come ovviamente il classico vestito di Pocahontas, ma nella parte superiore questa volta è stato arricchito con questi dettagli. Troviamo ovviamente le solite frange effetto scamosciato, con tutti questi triangolini rossi disegnati appena sopra le frange, due bordini marroni sempre stampati, è tutto disegnato non cucito, non ricamato, ma ci sta, è una playline, e tutti questi incroci stampati con un verde acqua. Invita alla solita classica cintura di Pocahontas, che però in questo caso ha un tessuto arancione glitterato, e la parte della gonna ha al centro questa finta cucitura marrone e nella parte finale invece ritroviamo le frange, i triangolini rossi, le lineette marroni e anche tutti quegli incroci verde acqua. È un peccato però che questi dettagli non proseguono sul retro del vestito. Ovviamente sul braccio destro ha il suo classico tatuaggio e in questa versione non è scalza ma invece indossa questi stivali
con delle finte frange stampate, ma che sono state anche colorate con un colore un pochino più scuro, infatti sono beige con le frange marroni. Una volta spogliata, prima di andare a metterle il secondo outfit, vediamo che finalmente sono ritornate queste bambole con i piedi in punta e il suo corpo è effettivamente leggermente più morbido confronto ai precedenti, ma adesso facciamo anche un piccolo confronto. Questa è la versione classic, questa è la versione nuova, come vedete è anche leggermente più alta essendo che appunto è in punta di piedi, ma la prima cosa che notiamo è sicuramente il suo busto, dove le è cresciuto il seno. Grazie al cielo finalmente una bambola con un paio di tette, il girovita si è leggermente allargato e anche le braccia possiamo notare che sono leggermente più morbide. Le mani sono completamente identiche, anche di profilo vediamo che il seno è decisamente aumentato ed è molto più bello, e se scendiamo vediamo che anche le gambe sono leggermente più in carne. E vi devo dire la verità, le trovo davvero molto più belle. Trovo che questo nuovo corpo abbia delle proporzioni un pochino più sexy, ma anche più naturali, più umane, e che è appunto un pochino più proporzionato confronto a quello di prima, che era solamente e semplicemente magrissimo. Per vedere però tutti i suoi accessori dobbiamo riprendere la scatola e aprire questa parte qui. Ho aspettato ad estrarli dal box proprio per farvi vedere che bisogna tirare questa parte per riuscire a svelarli tutti. E all'interno c'è però un casino. Come funziona questa cosa? Sono tutti esattamente qui in fondo, all'interno di queste cartine. E qui non c'è nient'altro. All'interno della prima cartina troviamo Miko, il suo amico procione, che è semplicemente un pezzo di plastica unico, però devo dire che è stato realizzato e colorato bene, mi piace davvero molto, anche se sicuramente è un pezzo riciclato dai precedenti set con accessori di Pocahontas. Nella seconda cartina invece ci sono 3 fermagli per capelli, uno azzurro, uno arancione e uno rosso, tutti con una piccola foglia stampata sulla parte finale. La sua collana solita, che non si è mai capito perché il Disney Store le metta una piuma quando lei nel film non ha una piuma nella collana, ma comunque almeno la collana c'è. Questo cestino con delle pannocchie, che richiama ovviamente la scena del film in cui vanno a raccogliere le pannocchie nel campo. Questa bussola molto carina con anche la maniglia per fargliela tenere in mano. Questa borsa a tracolla realizzata di stoffa con anche questo dettaglio stampato che avevamo già visto nel set con la canoa. E per fortuna troviamo anche Flit, che ha le zampine fatte in questo modo per poterglielo, credo, far tenere in mano o comunque agganciarlo da qualche parte. Questo invece è il secondo vestito, il secondo look che arriva con lei in scatola. La forma è completamente diversa, sembra quasi un abito invernale, infatti ha le maniche lunghe. Sullo scollo troviamo di nuovo dei decori, ma in questo caso c'è uno zig-zag verde acqua con delle lineette rosse, le frange marroni. La stoffa è sempre scamosciata ma completamente blu e vediamo che sulle maniche all'altezza dei polsi ci sono questi dettagli rossi con anche queste 2 frange di finta pelle che scendono proprio dalla manica. Invece nella parte finale troviamo questo dettaglio che è al contrario confronto al classico vestito di Pocahontas, perché solitamente ha la punta in giù, in questo caso l'hanno fatta verso l'alto, con questo dettaglio color panna, sempre le righine rosse e il bordino marrone e di nuovo le frange marroni. Purtroppo anche in questo caso sul retro il decoro non prosegue. Ed eccola con l'outfit completo, con il primo outfit completo, più che altro con tutti gli accessori che arrivano con lei addosso. Risulta leggermente più accessoriata, ma niente di speciale. Però io comunque, ragazzi, vi devo dire che la trovo davvero bellissima. Sicuramente sono di parte perché è Pocahontas, ma amo il nuovo corpo. Una cosa molto positiva però è che, come vedete, questi nuovi abiti vanno benissimo anche alle bambole classic, quindi a quelle con il corpo precedente. Lei ha appunto il corpo più magro, ma come vedete il vestito le sta davvero benissimo. È perfetto anche per lei. Quindi questa era Pocahontas Disney Story. Cosa dirvi? Mi piace da morire, ma voglio sapere cosa ne pensate voi. Di sicuro non ha chissà che dettagli, non è sicuramente una bambola da collezione, ma ho apprezzato tantissimo l'aggiunta di certi dettagli sul vestito, ho apprezzato da morire il cambio di corporatura, che trovo davvero essere leggermente più naturale e soprattutto molto più femminile e quasi sexy. Gli accessori sono riciclati, però comunque per il gioco ci sta, non servivano per forza accessori nuovi, e in più apprezzo tantissimo l'idea della scatola, perché ragazzi, oltre a tutto quello che abbiamo visto, quindi ai giochini dietro, alla scatola di carta, eccetera, non c'erano nemmeno quei pezzettini di plastica piccolissimi che fermano le bambole perché era tenuta ferma da uno spago di carta.
Quindi il Disney Store è riuscito in queste nuove bambole a eliminare completamente la plastica dai loro packaging e soprattutto con un risultato di packaging secondo me davvero davvero molto carino. Quindi aspetto qui sotto i vostri commenti per sapere cosa ne pensate di lei, soprattutto vi lascio con una domanda: voi preferite il nuovo corpo oppure il corpo precedente? Sono davvero curioso di sapere cosa ne pensate. Nel frattempo spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile, che vi abbia fatto vedere qualcosina che magari non sapevate già. Se ci sono riuscito, come sempre, like qui sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va seguitemi anche su tutti i social con il nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.